È possibile raccogliere 1 milione di olive in sole 48 ore? Tra 2 giorni, infatti, abbiamo la prenotazione in frantoio dove verranno trasformate in olio e dobbiamo quindi cercare di raccoglierne il più possibile, dato che nei giorni scorsi, a causa del meteo avverso, non siamo riusciti a lavorare. Per prima cosa stendiamo questi teli molto grandi intorno agli ulivi che stiamo per raccogliere. Poi prendiamo questi attrezzi qua, chiamati anche abbacchiatori, e li colleghiamo a un compressore attaccato al trattore che lo fa funzionare, insomma. Si muove in questo senso e fa cadere le olive sul telo. Giulio! Bella! Lui dovreste già conoscerlo se avete visto il video della vendemmia. Ormai sono un veterano qua, chi non mi conosce perché si deve iscrivere al canale. Bravo. Ragazzi, il canale è importante, vero? Stanno raccogliendo le olive che sono appena state fatte cadere con gli abbacchiatori. C'è anche lo zio. Ehi, ciao a tutti. Speriamo di raccoglierne il più possibile e che venga fuori tanto olio. C'è il padre. Scappa male la macchinetta, Non bisogna perdere tempo a fare i video. C'è il Ricky, il più giovane della compagnia. Adesso non perdiamo altro tempo e iniziamo a raccogliere. Tiriamo il telo sotto gli ulivi. Una cosa a cui fare molto attenzione è che non ci siano spazi tra i due teli che si intersechino bene, insomma, in modo che l'uliva non esca, soprattutto nei punti vicino agli alberi che dividono i teli, insomma, tipo qua. E adesso prendiamo l'abbacchiatore. Funziona! Iniziamo a raccogliere. Manca solo una cosa, ovvero gli occhiali di protezione, perché le olive quando saltano potrebbero arrivare negli occhi. La raccolta delle olive, anche se non sembra, è un lavoro molto faticoso. Una volta preso l'abbacchiatore ti accorgi subito del perché. Alcuni sono anche abbastanza leggeri, ma quelli che devono arrivare fin sopra l'olivo invece, un po' meno. Dopo averlo acceso senti subito il rumore dell'aria che spinge i pettini a vibrare. Lo avvicini alle olive e subito queste cadono velocemente, quasi come piovessero. Quando devo raggiungere i rami più alti posso aprire e allungare l'abbacchiatore. Adesso arrivo fin sopra l'olivo. All'inizio è facile, ma dopo un po' di utilizzo tenendo il braccio sollevato per tanto tempo e muovendoti continuamente per cercare di prendere tutte le olive diventa abbastanza impegnativo. Una volta finito poi bisogna vuotarle dentro questo cassone qua. Eccolo, sta arrivando Lucas dopo tanto tempo. Noi siamo quasi qua da un'ora ormai. Lui arriva con calma sempre, Lucas. Lucas, sempre in ritardo te, eh? In ritardo, sono stato a casa. Dai, avanti che ci sono i teli da stendere. Avanti. Per chi non lo conoscesse è mio fratello. Una volta finito di scuotere tutte le olive con l'abbacchiatore, arriva il momento di raccoglierle dai teli. Si parte dagli angoli, tirandoli delicatamente verso il centro per evitare che le olive rotolino fuori. Guardate che belle le olive appena raccolte. Man mano che li avviciniamo si forma una specie di sacco pieno di frutti. Arrivati al centro afferriamo il telo, lo solleviamo e versiamo tutte le olive nei secchi. È un'operazione che richiede un po' di coordinazione per non rovesciare nulla. A questo punto i teli sono pronti per essere stesi di nuovo per la raccolta dell'albero successivo. Guardate quante olive che abbiamo già raccolto. Ci sono queste olive qua che fanno una fatica a staccarsi rispetto alle altre. Mamma mia, ci sto mettendo un sacco a pasto olivo qua. Una piccola pausa perché inizia a far caldo, il sole è potente, tiriamo via qua la felpa. Rinfresco. Ma no Giulio, pausa rinfresco con la mela. Goccio d'acqua e via. Pensate che questa è tutta oliva che deriva tutta da un olivo solo. Vediamo quanti secchi si riempiono. Non ne bastano 3 probabilmente. Da un olivo siamo riusciti a raccogliere 4 secchi grandi come questi qua, totalmente pieni. Poi una volta che torneremo a casa dovremo pulire tutte le olive da queste foglie qua, vi farò vedere come facciamo. Forse qualcuno di voi lo saprà già, ma abbiamo un ventilatore gigante per dividere appunto le olive e dalle foglie che pesano di meno. Comunque dopo vedrete tutto quanto. La prima mattina di raccolta è terminata così. Ora è il momento di andare a mangiare. Anche mercoledì fa brutto. Di te o no? Adesso sì. No, dalle 9 di mattina alle 2 del pomeriggio. C'è fame Giulio nell'aria. È pronta, sei sicuro? Buon appetito. Grazie. Allora, mentre gli altri finiscono di mangiare, io e Lucas abbiamo pensato di fare uno scherzo al nostro cane, la Aria. Dai, lasciala ferma un attimo, che si agita per niente. Registreremo la voce del Lucas, che è il suo preferito. Aria.
Vieni giù, Aria. Cosa fai qua, Aria? E la metteremo ad alto volume con una cassa giù in taverna, in modo che lei arriva giù e quando arriva però vede la cassa e non c'è il Lucas. Mio fratello intanto va sulle scale e la richiama quando è sopra. Questa è la cassa che vi dicevo, bella potente, e adesso metterò sulla voce di mio fratello. Ok, siamo pronti ragazzi per il super scherzone dell'anno. Mi dici tu quando far andare? Vado. Aria. Eccola. Vieni giù, Aria. Sono qua, Aria. Dov'è Ari? Aria. Aria, vieni su. Sta andando su, però poi mio fratello si chiude dentro. Vieni, io sono qua giù. C'è l'aria che non capisci più niente. Sta facendo i chilometri sulle scale. Aria. Dov'è Aria il nugget? Dov'è il nugget? Aria, dov'è il nugget? Scherzo riuscito ragazzi, l'aria continuava ad andare su e giù dalle scale e non capiva dove era il Lucas. Adesso basta divertirsi che dobbiamo tornare a tirare giù le olive. Lucas, secondo te per domani sera quante olive raccogliamo in totale? Devi dire un numero di olive, ok? In totale. Olive, sì, singole. Vediamo se ci arrivo più vicino io oppure te. 500.000 di olive, sì. Secondo Lucas entro domani sera raccoglieremo 500.000 di olive e invece secondo me ne raccoglieremo, io dico 1 milione di olive. Si riparte al lavoro. Oggi per prima cosa, dato il caldo che c'è, mi tolgo la felpa. Mamma mia che caldo potente. Adesso sì che posso lavorare bene. Piccola pausa per bere, bisogna idratarsi. Allora io e Lucas abbiamo detto più o meno secondo noi quante olive raccoglieremo entro domani sera. Il numero di olive. Il numero, sì. Io allora, secondo te quante ne raccogliamo? Io 3 milioni. 3 milioni? Sì. 3 milioni mi sembrano tanti. Saranno pochi. Secondo me sono pochi 3 milioni di olive. 4 milioni. Domani sera. 4 milioni lo zio. E Lucas ha detto 500.000. Sì, 500.000. Io ho detto 1 milione. Così sono 100. Ricky dice 750.000. Sì. Sicuro? Sicurissimo. Giulio ha detto 3 milioni e lo zio 4. Ah, 4? Io direi anche 10 qua già adesso. Ma che? Non vale cambiare. Che furbo Lucas. Sentiamo il padre cosa dice. 100.000. 100.000. 100.000 e basta. 100.000. Vediamo chi avrà ragione. Guardate quante che ne scendono. Una cosa che dà un po' fastidio è quando devi prendere quelle lasso in alto che ti vengono tutte addosso. Per arrivarci devi stare proprio sotto. Quest'anno comunque c'è tanta produzione. Una pioggia di olive. Lucas, dopo facciamo una gara chi raccoglie più olive. Sì, vediamo chi vince. Se te sei più fresco dovresti vincere te, perché io sono stanco ormai. Perché Lucas si occupa dei teli, invece io della raccolta. Adesso io e Lucas proveremo a fare una gara di raccolta olive, vediamo chi ne raccoglie di più nel minor tempo possibile. Io raccoglierò questo olivo qui e invece lui raccoglierà quest'altro totalmente separato, in modo che poi potremo vedere quanto è stato raccolto da me e quanto è stato raccolto da lui. Posterò anche un timer per vedere effettivamente quanto tempo ci impieghiamo. 3, 2, 1, via! Adesso mi frega perché qua guarda che olivette piccole che ci sono. Guarda quante olive. Saranno 10 milioni ora di domani sera. Guardate che velocità ragazzi, velocissimo. Sto tirando giù un sacco di olive. Per fortuna le mie sono più grandi, quindi riesco a in teoria avere più peso in meno tempo. Invece quelle del Lucas che ho visto prima sono un po' più piccoline. Raga, non avete idea di quante olive mi stanno arrivando in faccia adesso. Altro che gli occhiali, ci vuole una maschera qua. Non finiscono mai. Veloce. C'è da dire però che il suo abbacchiatore in realtà è nuovo. Il suo abbacchiatore è più veloce. Oh, veloce, dai. Mamma mia che lento che è sto abbacchiatore qua. Non mi dà la potenza giusta. Devo stare attento però anche alle olive per terra, che non sono da pestare, perché se no altrimenti faccio già l'olio.
Giulio! Gara di raccolta olive. Inizio a sentire male alle braccia. Sto andando troppo veloce. Sono solo a metà olivo, mamma mia, mi manca ancora tutta l'altra parte. Ci sono queste qua che sono tutte quelle mega incastrate. Buono, ho quasi finito. Manca l'ultimo rametto. Finisco prima di Ale. Boh. Ok, il Lucas ha finito. Siamo a 12 minuti. Adesso raccogliamo i teli e vediamo chi ha raccolto più olive. Allora, a raccogliere il telo mi sta dando una mano anche il Giulio. Dobbiamo metterlo dentro i secchi e vedere, comparare, insomma. Se sono simili poi dovremo anche pesarli per decretare chi ne ha raccolta di più nello stesso tempo, perché in pratica io non le ho raccolte tutte, ho dovuto fermarmi quando ha finito anche il Lucas. Sì, le hai aggiunte. Le hai aggiunte, Lucas? Hai filmato o no? Guarda qua, l'ha riempito tutto. Anche. Magari lo riempio anch'io, non lo so, vediamo, ma... Ok, adesso l'abbiamo messa sul carro. Quando torneremo a casa controlleremo il peso, così decreteremo chi effettivamente è il vincitore tra me e il Lucas. Quel pomeriggio abbiamo continuato la lavorazione al nostro meglio, soprattutto io, che ci tenevo ad arrivare al 1.000.000 di olive raccolte entro il giorno seguente. Finito la raccolta dobbiamo andare a passare tutte le olive, ovvero dobbiamo separarle dalle foglie. Vedete qua che ci sono tutte foglie, con un ventilatore gigante. Per prima cosa però bisogna far su tutti quanti i tubi. Ci sono queste rotellone qua giganti che bisogna girarle e si arrotola tutto il tubo di aria compressa. Sono stati riempiti 1, 2 e 3 cassoni tutti pieni completamente. Guardate che roba, è anche bella l'oliva, che roba. Giulio, cosa dici? Soddisfatto del raccolto? Insomma. Come insomma? Si poteva fare di più? Sempre si può fare di più, però accontentiamoci, va bene così. Il padre ha preso il trattore e ha caricato i cassoni sul carro. Ora ci sono due cose da fare. La prima è scoprire se ho raccolto più olive io oppure il Lucas, e in secondo luogo dobbiamo tirar via tutte le foglie dal raccolto. È arrivata l'ora della verità. Per prima cosa metterò il secchio che ho raccolto io e poi quello del Lucas. Questo è quello che ho raccolto io, 30 kg perfetti. Il Lucas ne ha raccolti 36, incredibile, ma come ha fatto? Adesso lo chiamo e gli dico che ho vinto io però, perché lui è dovuto andare via in palestra. Intanto il padre sta preparando tutto quello che serve per dividere le olive dalle foglie. Oh Luca! Ah, che ho vinto io? Sì, certo. Sì, ho vinto io. Pesava il doppio la mia, cosa vuoi aver vinto te? Io ho raccolto 36 e tu 30. Sì, pure. Esatto, opposto al massimo. Sì, dai, è vero. Hai vinto te, questa volta hai vinto. Cosa ho vinto? Non ho capito. Hai vinto la potenza. Sei stato fortunato che avevi la bacchiatore più semplice da utilizzare. Ha vinto il Lucas per stavolta, devo ammetterlo. Allora, adesso per chi non lo sapesse vi spiego come funziona tutta questa apparecchiatura qua. Quello di sopra è lo scivolo in cui svuoteremo sia le olive sia le foglie. Tra l'altro è anche quello che utilizziamo quando vendemmiamo l'uva per fare il vino. Se non avete visto il video ve lo lascio qui in alto. Poi le olive insieme alle foglie passeranno lungo questo spazio qua, dove verranno separate grazie all'aria potente creata da questo ventilatore gigante. All'interno di quest'altro cassone ci saranno quindi tutte le olive pulite e le foglie invece andranno tutte quante fuori, che poi butteremo via, insomma. Adesso basta scherzare, iniziamo a lavorare. Bisogna passare tutte le olive. Un'altra cosa che mi sono dimenticato di dirvi: prima di iniziare la lavorazione dobbiamo mettere anche un asse di legno con una specie di pianale in plastica per evitare che le foglie vadano all'interno, quindi si mette anche questo qua. Il padre sta arrivando con il cassone, pian pianino lo svuoterà, poi io farò scorrere le olive grazie a un rastrello. Andare pianissimo a fare questa manovra, se no vanno tutte fuori. Pian pianino le faccio scorrere in giù, non troppo veloce perché sennò vanno fuori.
quante olive. Sono curioso di sapere quanti litri di olio riusciremo a fare e anche di sapere il numero delle olive. Vi ricordo che io ho detto che si aggirerà intorno a 1 milione. Questo, tra tutti i lavori legati alla raccolta delle olive, credo che sia quello più semplice. C'è solo una cosa a cui bisogna stare attenti. A me sembra abbastanza pieno. Dobbiamo spostarlo e metterne uno nuovo. Quando si fanno scorrere le olive è necessario andare piano, innanzitutto per pulirle bene dalle foglie e in secondo luogo per evitare che escano dal cassone che c'è sotto. Stiamo continuando la raccolta delle olive. Guardate qua cosa ha trovato il Lucas. Se la salutiamo, una talpina. Talpina, quella lì è una talpa. Dai, vieni fuori da lì. Adesso lasciamola lì che se no si spaventa. Andiamo avanti con la raccolta qua. C'è un bel po' da tirar giù ancora. Il secondo giorno abbiamo continuato la raccolta senza particolari problemi. Anche il meteo è stato favorevole. Addirittura durante il pomeriggio è uscito un po' di sole. Ora però è arrivato il momento che tanto aspettavo. Adesso finalmente possiamo vedere il numero totale delle olive raccolte. Questi sono i 5 cassoni che abbiamo raccolto ieri. Adesso stiamo facendo lo stesso lavoro invece con le olive raccolte durante la giornata di oggi. Però per prima cosa voglio pesare il contenitore senza olive, in modo da poi poter calcolare il peso totale delle olive che ci sono all'interno. Ok, il peso di ciascun contenitore è di 28 kg. Anche durante la giornata di oggi c'è stata una bella produzione. Dobbiamo defogliarle tutte quante. In totale abbiamo raccolto 9 cassoni. Adesso vediamo qual è il peso totale di tutte quante le olive. Il primo pesa 299 kg, adesso pesiamo tutti gli altri. Man mano che li sistemiamo ne prendo uno ad uno, lo peso e mi segno la cifra sul cellulare. Poi farò il calcolo del peso totale. Tanto il padre li sta caricando qua sul carro, pronti per domani mattina che dovremo andare a consegnarli in frantoio, che molliranno l'olio per noi. Questi sono i pesi totali di tutti quanti i cassoni. Adesso dobbiamo fare qualche calcolo però. Per fare una stima più accurata del peso di un'oliva, invece di prenderne una a caso, insomma, ne prendo 100, calcolo il peso totale e poi le divido per 100 in modo da avere una cifra più corretta possibile. Tipo questa, come potete vedere, è molto grande e questa qui invece è molto più piccola, vedete? Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 7, 9, 30. E 100. Adesso andrò a casa, queste le peso con una bilancia che calcola pesi più piccoli. Calcoliamo il peso delle olive. In pratica 100 olive pesano 217 grammi. Peso medio di un'oliva quindi è 2 grammi e 17. Adesso invece calcoliamo il peso generale di tutte quante le olive. Il peso di tutto quanto è di 2654, al quale però dobbiamo togliere il peso del contenitore vuoto, quindi 28 per 9, perché sono 9 i contenitori, 252 kg che vanno tolti a 2654, fa 2402 kg. In totale quindi abbiamo raccolto 2402 kg di olive. Adesso per calcolare i grammi basta moltiplicare per 1000, sono in pratica 2.402.000 grammi che suddivisi per il peso di un'oliva che è di 2,17. Il numero totale delle olive quindi è di 1.106.912 olive in totale, quindi ci sono andato più vicino io. Adesso però vediamo quanto olio queste olive riusciranno a produrre. Stiamo per andare in frantoio finalmente e vediamo quanto olio produrranno più di 1 milione di olive. È tutto pronto per la partenza, però prima dobbiamo fissare bene i cassoni con delle corde in modo che restino ben saldi durante il trasporto. Tanto tira questa qui dritta. Tira quella che te prima. Tirala. Tira, boh. Tira, aspetta. Tira, prima. Tira,
Dai, tira. Aspetta, vai, tira. Aspetta. Il padre è agitato, abbiamo la consegna alle 9, mancano tipo sono le 8:23. Dai, ce n'è di tempo ancora. Queste sono le corde appunto che utilizziamo per tenerli ben saldi al carro. Ci siamo accertati che le corde fossero ben tese. I cassoni all'interno del carro, infatti, è necessario che siano completamente fermi durante il viaggio per non far uscire le olive che abbiamo raccolto con tanta fatica. Oltre all'appuntamento delle 9, il padre sta cercando di fare il viaggio il prima possibile perché hanno messo pioggia tra poco e questo trattore non ha la cabina. Inoltre, durante il tragitto bisogna proseguire molto piano perché la strada in alcuni punti ha delle buche che potrebbero far uscire una parte del raccolto. Dopo diverse curve, rotonde e incroci, eccoci finalmente al frantoio, il luogo in cui con diversi macchinari che potrete vedere fra poco si trasformano le olive in olio. Con il muletto scaricherà tutti questi cassoni e le olive saranno pronte poi per la molitura. Oltre a scaricare i cassoni pieni, ci carica anche quelli vuoti che serviranno poi per mettere le olive che raccoglieremo in seguito, insomma. Ovviamente prima di riportarle là le sta pesando per vedere quanti chili di olive ci sono. Le olive in pratica adesso verranno versate all'interno di questa vasca qua e il primo passaggio è quello di dividere le olive da tutti i rami e le foglie. Successivamente vengono lavate perché c'è anche una specie di lavatrice, credo che sia quel macchinario che c'è esterno lì, e poi vanno portate all'interno dove c'è proprio tutto il frantoio. Eccola qua tutta l'oliva che abbiamo raccolto e tra poco diventerà olio potente. Il modo in cui le scarica è molto interessante. C'è una specie di gancio che scende e blocca il cassone al sollevatore. Poi tutto l'attrezzo ruota e pian piano fa scendere le olive all'interno della vasca. Sta scaricando tutte le olive. Allora adesso con il titolare del frantoio vi facciamo vedere velocemente come funziona. Quello è dove arrivano le olive da fuori, insomma, arrivano già lavate. Viene pompato dentro queste vasche qua, da la vedi uscire E questa sarebbe la pasta delle olive. pasta delle olive, ok. Vengono triturati. C'è il nocciolo, la polpa, l'acqua e l'olio. Dopo da di qui la pompiamo attraverso questa pompa in questa macchina. Ah, ok. Una centrifuga, un cilindro che gira 3000 giri che separa i diversi pesi specifici. Ah, ok. L'olio è quello che pesa meno, per cui sta in una circonferenza, e tutto il resto resta dalle parti. Per essere sicuri che non ci sono pezzettini di nocciolo eccetera, la ripassiamo con un separatore verticale. Ah, c'è un altro separatore. Qua è molto più pulito. Termina il processo poi di produzione, giusto? Poi dopo di questo c'è la filtrazione che si fa durante l'anno, tirano via le particelle in sospensione e diventa limpido, però è già pronto al consumo così com'è. Grazie mille. Prego. Li lasciamo qua alla botte dove metteranno all'interno tutto quanto l'olio. Gli hanno attaccato questa etichetta qua in modo da riconoscere che è l'olio nostro, insomma, ecco, che poi ci verrà ridato. Una parte delle olive che produciamo la utilizziamo per fare l'olio da vendere in agriturismo, mentre quello che resta invece lo mettiamo in un'altra botte che adesso stiamo lavando. Stiamo lavando la botte dove metteremo all'interno l'olio che utilizziamo, insomma, per noi. Quanti litri è questa? Capacità 300. Sì, ma non si legge quasi neanche. Tenila lì così te, un attimo. Ancora più giù che tiro su, lavo il qua parecchio. In pratica ha attaccato un rubinetto dentro per prendere l'acqua calda, poi gli do una passata con il detersivo, poi risciacquiamo tutto e diventa bella splendente. Una pulizia accurata è molto importante per cogliere il nuovo olio che utilizzeremo durante tutto l'anno per condire la pasta, l'insalata e gran parte dei cibi che cuciniamo. Dopo essere andati a ritirare l'olio in frantoio, eccolo qui, pronto per essere versato nel contenitore che abbiamo appena preparato. Guardate che bello l'olio nuovo di quest'anno, potente.
in video, non riesco a farvelo sentire, ma è profumatissimo. Alla fine, con più di 1 milione di olive abbiamo prodotto 207 kg. I litri sono un po' di più, insomma intorno ai 220 credo, e la resa è stata dell'8.6. Adesso andiamo a prendere l'olio nuovo però per condire la pasta del Giulio. Giulio! Parto del Giulio. No vabbè, anche la nostra dopo, però la prima è quella del Giulio. Metto dentro questa ampolla qui, che è quella che utilizziamo a tavola. Ecco qua Giulio, nuovo olio. Vedete che ne Giulio? Che ne sia. Con la grana? Com'è Giulio, buono? Saria. Se volete vedere anche come abbiamo raccolto l'uva, vi lasciamo il link qua. O no Giulio? È meglio olive o raccolta dell'uva? Uva. Ciao a tutti!